Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo da una carta guida. Dieci di bastoni. Stai andando verso una situazione dove potrai liberarti di alcuni pesi. Il 10 di bastoni mi parla di pesi, di responsabilità, di un viaggio molto faticoso che stai affrontando, che hai affrontato a livello emozionale, magari non soltanto in amore, magari anche per altre questioni. Una sensazione pesante che stai portando addosso, magari ti stai caricando di responsabilità che non sono tue, o ti sei caricata o caricato di responsabilità che non sono tue. Però in questo viaggio tu stai andando verso la liberazione finale di questi pesi, o stai supportando una sensazione pesante, una situazione pesante a livello emozionale, o ripeto anche per altre questioni, ok? Vediamo un po' come si sviluppano le carte. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Bilancia, amore. Il sole e tre di spade. Sei stata ferita al cuore, o ferito al cuore. Qua c'è una rottura con qualcuno o una sensazione di tristezza, o rottura o blocco, o tradimento della fiducia, come se fosse stato ferito il tuo bambino interiore o bambina interiore. La bambina o il bambino interiore va pacificato, ragazze e miei ragazzi, ok? Va pacificato attraverso il rituale di risvegliare il tuo potere occulto che trovate nella playlist Yoga Sciamanico, dove alla fine mettiamo la bambina, la meditazione con la bambina interiore, il bambino interiore, per recuperare quei sogni, perché la relazione che hai potuto avere, la situazione che ti ha potuto trafiggere il cuore, viene da lì, ok? Che adesso determina pesantezza. Vediamo un po' come si sviluppano. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 3 di spade, 4 di bastoni, la morte, 5 di denari, sì. Alcuni di voi era come se fosse stato distrutto un sogno, qua mi dicono, una stabilità, qualcosa che ti rendeva stabile, credevi fosse stabile, poi c'è una chiusura, un blocco, un litigio, magari dovuto a un sentirti esclusa o un sentirsi esclusi. Vediamo un po'. Allora, energia attuale, amore, bilancia. Si è completato un ciclo, il mondo. Stai vivendo una chiusura completa di ciclo qua, o chiusura di una relazione, o modi di vivere una relazione, e ti appresti ad aprire una nuova fase della tua vita in più ambiti, non solo a livello emozionale e relazionale. Quindi una chiusura di ciclo che prepara a qualcosa di nuovo. Vediamo al positivo cosa avviene. Avrai le idee chiare, regina di spade è colei che impara a dire sì e impara a dire no. Al centro qua, l'energia positiva, ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, la regina di spade come segno d'aria l'attribuisco a te.
Quindi è come se tu hai sofferto molto, sì, ma questa sofferenza adesso ha forgiato le tue armi spirituali da farti avere chiare le idee su cosa per te va bene e cosa non va bene. Hai un discernimento micidiale. Al primo posto ti sei messa tu. Qual è il blocco? Prendere questa decisione, aver preso il giudizio al blocco mi parla di situazioni che sono lì, di circostanze che sono lì, di una chiamata a cui non riuscivi ancora a rispondere, che è un taglionetto di alcune cose, chiusura di alcuni cicli, di alcune circostanze pesanti, di alcune responsabilità che non sono più tue, sentire la chiamata ma non rispondere ancora. E qua è il giudizio. Vediamo cosa è successo qua nel passato, l'ha appeso, c'è stato un fermo 3 di coppe. Nel passato mi parla di un fermo, di una leggerezza che non ha proseguito per altre questioni, possono essere questioni riguardanti altro dall'amore, circostanze che ti hanno tenuta ferma o fermo. Vedo qua allegria e poi un fermo. Vedo qua leggerezza, spontaneità, condivisione e poi un fermo. Cioè c'è una felicità che non ha proseguito. Magari ti sei dovuta fermare o dovuto fermare per alcune questioni, qualcosa ti ha trattenuto nel passato ed è come se adesso ti fossi stancata o stancato di questo. Quindi al blocco, che è la sfida più che altro, è prendere la decisione di metterti al primo posto. Cosa succede nell'amore qua? Abbiamo un imperatore qui, 2 di spade e la temperanza. Allora, ti dico prima di tutto una cosa: nei prossimi giorni tu prenderai quella decisione che sapevi di dover prendere, una chiamata che senti da dentro l'anima per rimettere i pezzi a posto. Allora, l'imperatore è un ordine, una disciplina spirituale tua, prima di tutto, prima che sia in un'altra persona, perché mi dice una nuova fase della tua vita si apre a tutti i livelli, a 360 gradi. La carta dell'imperatore è una carta che mi parla di struttura interiore che determina la struttura esteriore tua. Va bene? Tu prenderai questa decisione di ridarti una struttura interna sulla base di tutto quello che hai vissuto. Ora, c'è l'entrata di una persona, qua c'è un imperatore come figura, alla quale con il 2 di spade però tu non sai bene che decisione devi prendere a livello mentale, però istintivamente la sai quella decisione. Ti prenderai il tuo tempo con la temperanza prima di decidere. C'è una persona, ecco perché il giudizio, che è la decisione che devi prendere, è al blocco. Può essere una persona nuova che entra dopo tanto tempo o una persona che magari dà struttura, perché l'imperatore è una figura di potere, dà struttura, tu ancora non sai che decisione prendere, però il tempo è come se ti dicesse che questa persona, questo imperatore, è una persona che ti si confà, è una persona giusta, una persona positiva a fianco a te, perché porta una buona energia con la temperanza, ok? Al primo posto ti metti tu però. Vediamo adesso cosa ti dicono le specifiche. Può essere anche la stessa persona, però è come se fossi stata un po' limitata o limitato dal porre, nel saper dire questo sì e questo no, magari per far star bene tutti, e a tuo discapito, ok? Ecco, inizierai a prendere queste decisioni, perché al centro ci sei tu, cioè al positivo ci sei tu. Il mondo, cosa succede nell'amore? Il 10 di denari. Al centro prima di tutto c'è la tua stabilità. Stabilità di casa, stabilità di famiglia, la tua concentrazione soprattutto sull'avere questa stabilità. Energia positiva, cosa arriva? Regina di spade. C'è un nuovo amore, infatti, con l'asso di coppe. C'è un nuovo amore, o il rinnovo di una relazione, però ex novo. E il giudizio al blocco. 7 di coppe, sei un po' confusa inizialmente, ma io ti dico, prendi il tuo tempo, non ti preoccupare. O possono esserci più opzioni, oppure non sai bene cosa decidere perché magari sei guidata dai valori della mente piuttosto che dai valori naturali istintivi, quindi può esserci un po' di confusione nel prendere una decisione.
3 di coppe l'appeso, uscita da sola, 4 di spade, un'altra, e l'eremita. Abbiamo avuto nel recente passato, è come se l'eremita, chi è l'eremita? È colui che avanza con la saggezza acquisita nel passato, si ritira in se stesso, avanza verso il sentiero dell'amore, ma lo fa con più saggezza rispetto a quello che ha vissuto nel passato. E quindi è come se ti fossi un po' ritirata o ritirato, meditando sulle tue esperienze del passato, cercando adesso di fare le scelte giuste. Come prima scelta ti focalizzi su di te e nella tua stabilità adesso. Poi abbiamo questo imperatore, una carta sull'imperatore. 7 di bastoni. Ci vuole un po' da lavorare in questa relazione o connessione inizialmente, perché credo che tu metta un po' di difesa e va bene così, perché tu devi adottare il discernimento, non devi farti confondere da quello che secondo la tua mente è giusto, ma quello che vuole il tuo cuore, al di là dei moralismi, perbenismi o giudizi, va bene? Vediamo su 2 di spade. La regina di spade, stai cercando di chiarirti le idee, di prendere, sei sul punto di prendere una decisione rispetto a questa persona. La temperanza, 8 di spade, non farti ingarbugliare dai pensieri della mente, non devi avere fretta nel prendere una decisione. La temperanza ti dice: lascia fare le cose, non avere fretta, le cose si sistemano da sole, non pensare di avere la fretta che devi decidere tutto subito. Va bene? Cosa viene dopo l'8 di spade? 9 di spade. C'hai preoccupazioni in merito a questa scelta che devi fare in amore. Cosa viene dopo la temperanza? 8 di spade. È come se ti sentissi bloccata o bloccato nel prendere questa decisione. Non lo so. Perché ci sentiamo così bloccati? 8 di spade. 6 di coppe, per il passato, o per una persona del passato, o per circostanze passate che possono bloccare, possono farti sentire bloccata o bloccato nel prendere una decisione. Questioni riguardanti il passato. Fammi vedere che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti. 8 di coppe, può essere un ritorno. Che energia ha l'imperatore? Dove va l'8 di coppe? La ruota della fortuna, un cambio, nel fare un cambio. Che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti? Ancora il diavolo. Può non essere una persona, può essere un ritorno all'improvviso, può essere una persona non facile a livello con il diavolo qui, perché non facile, che cosa voglio dire? Una persona che sente il possesso nei tuoi confronti, o sente della gelosia, o sente qualcosa in questi termini. Quindi è come se tu ti trovassi in un impasse e non sapessi cosa scegliere inizialmente. Però la temperanza ti dice: non avere fretta e le preoccupazioni spariranno, non devi avere, prenditi il tuo tempo, devi iniziare a imparare a dire, perché al centro ci sei tu, questo sì, questo no. Allora sulla base di questo aspetti per vedere l'altro come risponde a queste tue decisioni e vedi che le cose si risolvono da sole e ti togli di dosso questi pesi, capito? Cioè questa persona fondamentalmente ti fa vedere le tue paure, ma come tutti i nostri specchi, no? Ci fanno vedere le nostre paure, attaccamenti, resistenze all'amore. Allora la prima resistenza che hai è non avere fretta, ok? Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti, di questo imperatore? Sono intenzioni molto serie con il Papa, non è una persona che scherza, magari non è avvezza alla parte emozionale, ai sentimenti come li conosciamo noi, quello romanticismo, ma è una persona molto seria, forse ha delle responsabilità, è una persona importante a livello sociale, ha delle responsabilità, però le intenzioni col Papa sono intenzioni molto serie, di una persona che ha imparato lezioni spirituali, cioè è una persona che non gioca, che non scherza, ok? Vediamo un po' cosa ti dice questa persona.
I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Io vivo con lei il divenire di un amore, e io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le sia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono, nella mia invisibilità, il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente, invisibilmente. Questa persona anche quando non la vedi è con te. E tu lo sai. Cos'altro ti dice? Sono geloso di te. Che cosa ti ho detto con questa carta? La persona molto gelosa di te. Ti amo. Ti amo. Qualsiasi cosa ci accade nella vita, qualsiasi persona incontriamo è lo specchio delle nostre parti più profonde, no? Allora questa persona ti sta invitando a pacificare il passato, quel 6 di coppe, attraverso la formula pentacolare, e anche a quella sensazione, a quel desiderio bambina o bambino, va bene? Come il rituale occulto che ti ho detto prima. Sì. Vediamo quest'altra carta, cosa ti dice? L'imperatore di nuovo. Allora, avere a che fare con l'imperatore ripetuto così tante volte significa avere a che fare con la tua necessità intrinseca di darti stabilità emotiva, ordine interiore. E l'ordine interiore, cioè se questa persona è una persona strutturata all'esterno, ligia al suo dovere, una persona che mette davanti prima le sue responsabilità, eccetera, a specchio a te ti sta chiamando a fare la stessa cosa. Ecco perché ci sei tu, regina di spade, anche se tu sei uomo. Regina di spade sei tu al positivo, cioè mi riprendo la mia priorità. Quali sono le mie priorità? Cosa riesco a dire? Cioè devo iniziare a dire no a determinate cose, iniziare a dire sì a determinate cose. Solo quello che muove il mio cuore, però dico sì e dico no. Allora questa persona come imperatore a specchio ti, ripetuto più volte, ripeto appunto, ti mette davanti alla necessità di metterti al primo posto. E così si può avere una relazione sana, perché nel passato, non mettendoti al primo posto, questo non si è avverato. Però solitamente si pacificano queste immagini attraverso i rituali che facciamo con sciamanici, pacificando il passato. Capito? Vediamo un po' con queste. Contatto fisico, un tocco tenero significa così tanto. Avrai della tenerezza da parte di questa persona che non ti aspetti, perché più volte è uscita l'energia dell'imperatore, il diavolo, il papa, un'energia tenera che non ti aspetti. Una canzone di giocosità giovanile. Credo che, allora, questa carta giocosità giovanile rispetto alla bambina, al bambino interiore, la tua anima vuole giocare. E questa persona proporrà anche una leggerezza che non ti aspetti, vuole giocare, vuole rimanere sempre giovane la tua anima, è sempre giovane, vuole che tu ti alleggerisci dai pesi, dalle responsabilità inerenti alle tue ferite del passato. Facendo la pacificazione trovi questa leggerezza che grazie all'altra persona poi puoi condividere. Aspetta, stanno uscendo tutte, ne mettiamo un'altra. I sogni si realizzano, abbi fede perché il tuo arcobaleno arriverà sorridendo, abbi fede in questo, non avere fretta di decidere, fatti la pacificazione e non aver fretta di decidere, ok? Ok, vediamo cosa ci dicono queste altre. Flessibilità, co-creare, assolutamente sì, ti stupirà questa relazione, basta che tu non abbia fretta.
e impari a dire questo sì e questo no. Perché co-creare e spingersi al limite è come se fosse il matto. Co-creare è la carta più bella del mazzo, tra le più belle, cioè la co-creazione di quella stabilità rispetto a quel sogno d'amore come lo vuoi tu. Però ragazze mie ragazzi, quando leggiamo i tarocchi si vede il karma, il dharma di ognuno di voi, di ognuno di noi. Quindi per non ripetere più i risultati nefasti di stessi eventi è necessario pacificare il passato. Ok? Quindi ragazze mie ragazzi, detto questo ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!